Oggi mettiamo a confronto la tronchese Tamiya con la DSPI ST-A3. Questi sono i due tagli, uno accanto all'altro, secondo me dicono già parecchio. Adesso vi mostro tutto. Appassionati di modellismo e soprattutto di attrezzatura modellistica, benvenuti nel mio garage. Oggi vi porto la recensione completa della tronchese DSPI ST-A3, quella famosa a lama singola. In tanti mi avete chiesto se fa davvero la differenza, quindi la confrontiamo con la Tamiya standard e lo scopriamo insieme. La scatola è in pieno stile DSPI, pulita e bella da vedere, super riconoscibile in mezzo agli altri prodotti. All'interno troviamo la tronchese ben protetta nella sua custodia in plastica. DSPI inoltre fornisce anche il cappuccio in pelle per proteggerla e un panno per pulirla. Già qua presenta davvero bene. La particolarità di questa tronchese è la lama singola, una lama da una parte e una superficie completamente piatta dall'altra. Le tronchesi tradizionali schiacciano la plastica tra le due lame e si crea il classico segno bianco della bava e a volte il pezzo si torce. Questa invece taglia di netto, meno stress sulla plastica, meno distorsioni. Al tatto è leggerissima e sembra quasi fragile, ed è un segno che va usata per quello che è, uno strumento di precisione. Per il primo test userò uno sprue di 3 mm di diametro. La Tamiya ha un taglio decisamente più potente, mentre la DSPI forza un pelo di più, ma mi dà la sensazione di un taglio più morbido. Se provo a tagliare una fetta molto sottile, si inizia a percepire la differenza tra i due strumenti. Sui tagli più fini, a fetta di salame per intenderci, la DSPI è molto più precisa. Proviamo ora un test un po' più reale, cioè un taglio da un pezzo dello sprue. Prendo questa stampata con dei pezzi molto vicini allo stampo, dove di solito con la Tamiya fatico e non poco. Ecco, come volevasi dimostrare. La DSPI qua fa una gran differenza grazie ai suoi becchi molto fini che ci permette di tagliare il pezzo molto vicino ed entrare anche in spazi molto ristretti. Ho fatto delle prove su altri pezzi e devo dire che la DSPI lascia sempre un po' meno di residuo e mi permette un taglio più preciso. Questo si tradurrà in altrettanto meno tempo per carteggiare i pezzi. Questo per me, ma non credo solo per me, è un grande vantaggio avendo sempre pochissimo tempo da dedicare al mio hobby. Vi faccio ancora notare una differenza sul taglio che fa capire ancora meglio come lavorano diversamente le due tronchesi. Come vedete, la Tamiya o comunque un paio di tronchesi classiche tendono a schiacciare il pezzo, mentre la DSPI o comunque una pinza a lama singola tronca il pezzo senza schiacciarlo. Riassumiamo un attimo adesso i pro e i contro. Questa tronchese ci permette un taglio più pulito, meno segni bianchi, meno rifinitura da fare dopo ed è fantastica sui pezzi sottili. Per contro, costa di più della tronchese normale, la lama è delicata, non è sicuramente un tuttofare e richiede un minimo di attenzione nell'uso. Secondo me è un upgrade, ma solo se la usi per quello che è. Ma quindi Roto vale la spesa? Per me sì, se vuoi tagli più puliti, meno lavoro di rifinitura e più sicurezza sui pezzi delicati, la STA3 è uno strumento che fa davvero la differenza, ma ripeto va usata solo per la precisione, non per tagliare tutto.
Se vuoi provarla, in descrizione trovi il link allo store ufficiale di SPAE su AliExpress. È un link affiliato, se acquisti da lì supporti il canale senza spendere di più. Fammi sapere nei commenti che tronchesi usi te e quale strumento di SPAE vorresti vedere nel prossimo video. Grazie per essere passato al garage di Roto e ricorda che collezionare scatole è divertente, ma collezionare modelli lo è molto di più. Ciao a tutti!